Ciao a tutti e ben trovati in un nuovo video di Tickets for Life. Ci troviamo qui davanti al nostro Charlie, in mezzo alla natura. Marta è dietro la telecamera e oggi vi parleremo di qualcosa che per noi sarà una vera rivoluzione e che ci cambierà totalmente la nostra vita on the road. E oggi vi parliamo di un problema che abbiamo avuto varie volte nei nostri viaggi. Spesso ci siamo trovati nella situazione di non poter accedere ad esempio nei centri storici con il nostro van, anche semplicemente per fare dei piccoli acquisti. Quando ad esempio abbiamo avuto bisogno di comprare delle SIM telefoniche nei paesi che abbiamo attraversato, abbiamo dovuto spesso lasciare il mezzo ben lontano dal centro storico e andare a piedi. E anche in altre situazioni, ad esempio quando siamo capitati in alcuni supermercati dove c'erano le sbarre a 2 metri, non siamo potuti entrare con il nostro mezzo. E oggi quindi vi vogliamo parlare di un grandissimo upgrade che abbiamo fatto per il nostro mezzo. La scelta che abbiamo fatto è anche frutto dei paesi che abbiamo attraversato ultimamente. Vi starete già chiedendo di cosa stiamo parlando e quindi vi portiamo subito dietro al nostro Charlie, sotto al garage, e vi mostriamo subito cosa si nasconde sotto al letto. Apriamo il nostro van e qui vedete uno scatolone veramente grande. Ora lo tiriamo fuori e vi mostriamo subito cosa c'è al suo interno. Come vedete la scatola è bella grande, importante, la andiamo ad aprire e vi mostriamo subito il segreto che si cela al suo interno. Molti di voi avranno forse capito di cosa stiamo parlando. Leviamo tutte le imbottiture. Vedete già una gomma, un pneumatico, quindi i più attenti avranno già capito che si tratta di una bicicletta. Ebbene sì ragazzi, dopo tanto girovagare per l'Europa abbiamo deciso finalmente di prenderci una bicicletta elettrica, ma non una bicicletta elettrica qualunque, bensì una bicicletta pieghevole. Noi, come avrete già visto in passato, avevamo già due piccole bici pieghevoli, ovviamente non erano elettriche, erano molto piccole e compatte, e ce le siamo portate quando siamo andati in Belgio e abbiamo poi proseguito il nostro tour irlandese. Quindi se non li avete visti andate subito a vedere i vecchi video di questa bellissima avventura. Però quelle biciclette erano effettivamente un po' scomode, erano veramente piccole e leggere, ma purtroppo avevano delle ruote piccolissime, non avevano le marce ed erano veramente faticose. Sono biciclette di quelle che si prendevano con i punti della spesa nei piccoli supermercati una volta, infatti sono anche un po' datate. E dopo aver girovagato appunto per l'Europa e aver visitato anche tanti paesi pieni di piste ciclabili, ci è venuta voglia anche a noi di prendere finalmente una e-bike. Noi abbiamo poi anche due biciclette normali che però non abbiamo mai portato con noi, perché per fare questo avremmo avuto bisogno di un portabici esterno. Come sapete il nostro è un van a basso profilo, come vedete non abbiamo le finestre e questo ci consente di visitare tanti luoghi senza essere mandati via magari perché i camper non possono circolare. Noi abbiamo un profilo anonimo, abbiamo sempre voluto fortemente questo profilo che ci consente appunto la possibilità di entrare in tanti luoghi dove diversamente non potremmo. Nel corso dei video tanti di voi ci hanno chiesto come facessimo a vivere qua dentro senza le finestre, ma come potete ben vedere abbiamo un portellone veramente grande. Abbiamo poi le portiere anteriori e le porte posteriori, abbiamo due oblò sul tetto e quindi diciamo che la luce e l'aria non ci sono mai mancate. E poi alla fin dei conti il camper o il van nel nostro caso ci serve solo per dormire la notte. Noi durante le giornate facciamo tante esplorazioni, andiamo in giro, visitiamo luoghi che vi raccontiamo nei nostri video ed effettivamente tante volte abbiamo anche sentito la mancanza di una bicicletta. Ora, nelle grandi città spesso abbiamo usufruito delle aree attrezzate per i camper e ci siamo poi spostati con le metropolitane e con gli autobus. Ma in tante piccole cittadine o anche dei grandi paesi, avere avuto le biciclette avrebbe potuto fare la differenza. Se vi ricordate, anche quando siamo andati in Sicilia, che come ben sapete ha tantissime strade strette e di difficile accesso, anche in quei casi avere delle biciclette avrebbe sicuramente agevolato il nostro viaggio. Dopo l'esperienza disastrosa
del Belgio abbiamo poi lasciato le nostre piccole biciclette a casa e non le abbiamo più utilizzate fino ad oggi. Ora vi sveliamo la bici che abbiamo qua dentro questa scatola, la tiriamo fuori, la montiamo, vi diciamo tutte le sue caratteristiche e poi faremo anche una prova su strada. Allora, qua dentro abbiamo la sella, vediamo tutte le varie scatole. Questo è il marchio della bicicletta, DYU o DU come volete. E finalmente ecco qui la nostra bicicletta, una DU C2, modello C2, come vedete adesso è completamente chiusa su se stessa. Qui abbiamo una batteria al litio che è ricaricabile ovviamente. Andiamo a levare tutti gli imballi e vi mostriamo come è fatta. Ed eccola qui finalmente, l'abbiamo sballata completamente. È una bici di 23 kg, quindi si porta abbastanza bene, come vedete è bella compatta. Adesso la apriamo, tiriamo su il manubrio, mettiamo la sella e vediamo come funziona. Come vedete all'interno della confezione abbiamo il libretto delle istruzioni, abbiamo i pedali da montare, abbiamo anche questo comodo coltellino svizzero che altro non è che una serie di cacciaviti e chiavette per poter montare il tutto. Qui abbiamo il trasformatore con il cavo per la ricarica della batteria, abbiamo anche una catena con le sue chiavi per poter legare ad un palo eventualmente la bicicletta. Qui sul manubrio abbiamo un altro mazzo di chiavi che servono poi per poter estrarre la batteria che è contenuta all'interno del telaio, e tramite questa chiave si può tirare fuori. È un comodo antifurto per non farsi rubare appunto la batteria. Il manubrio è pieghevole, ha una comoda leva di bloccaggio che andiamo a fissare. Come potete ben vedere qui abbiamo la batteria, abbiamo la chiave, semplicemente possiamo andare a sfilare via questa batteria. Così vi posso mostrare subito la potente batteria, una batteria da 7,5 A a 48 volt, che è in grado di dare a questa bicicletta una potenza di ben 250 watt. 250 watt che è il limite che abbiamo in Italia come legge, quindi la bicicletta è perfettamente legale per l'utilizzo su strada italiana. Infatti per poter circolare senza problemi le normative indicano che tutte queste biciclette debbano avere una potenza massima di 250 watt e una velocità controllata a 25 km/h. Da qui la scelta del modello C2 che appunto soddisfa questi requisiti. Noi volevamo avere sì una bicicletta elettrica potente ma che fosse anche legale. Andiamo adesso a riporre la batteria all'interno del suo vano portabatteria. In questo modo possiamo poi chiudere il telaio. Qui potete vedere la catena alla quale vanno montati i pedali e anche questo cavalletto che serve a tenere la bicicletta in equilibrio quando la andiamo a chiudere come in questo caso su se stessa. Ora la apriamo e poi tramite il suo cavalletto gli daremo stabilità. Abbiamo montato il manubrio, come vedete qui abbiamo il computerino di bordo, abbiamo i freni che tra l'altro sono dei freni a disco. Abbiamo un freno a disco anteriore e abbiamo anche un comodo freno a disco posteriore. La cosa che più salta all'occhio è questo monoammortizzatore centrale. Abbiamo questo perno snodato e in questo modo la bicicletta promette di poter assorbire molto bene le sconnessioni del terreno. Le gomme sono molto generose, abbiamo delle gomme belle grandi, cerchi da 16 pollici, le gomme sono già gonfie, quindi diciamo che la bici è già pronta per andare su strada. Abbiamo i parafanghi sia anteriore che anche posteriore e non per ultimo abbiamo un comodo portapacchi. La bicicletta ovviamente è fornita anche di fari, di luci di posizione, abbiamo una luce rossa posteriore, abbiamo una luce bianca anteriore e abbiamo anche tantissimi catarinfrangenti per agevolare al meglio la sua visibilità.
le abbiamo sulle ruote, qui sul manubrio e anche dietro al portapacchi. La sella sembra essere molto comoda e soprattutto comodissimo è la presenza di questa maniglia che serve ad agevolare il trasporto della bicicletta stessa. Quando andiamo a regolare la sella in altezza abbiamo anche varie tacche numerate, per cui possiamo, una volta individuata la nostra posizione ideale, la possiamo ritrovare ogni volta che andiamo a rimontare la bicicletta. Qui abbiamo il pulsante di blocco con la leva per aprirla, per aprire la bicicletta, quindi fate attenzione a chiuderla ben salda in maniera che non si possa aprire durante il viaggio. Dovrebbe fare una chiusura di sicurezza che possa evitare aperture indesiderate durante la pedalata. E difatti, se vado a provare ad aprire questa leva, non viene perché è bloccata dal pulsante rosso. Come vedete, non viene via, quindi è impossibile aprirla anche forzando. Invece, se andiamo a premere il tasto rosso, ecco che allora possiamo sbloccare la leva di sicurezza per poter poi chiudere la bici. Dal lato sinistro della bicicletta abbiamo l'interruttore per poterla accendere e qui abbiamo lo spinotto per ricaricare la batteria che può essere ricaricata in un tempo tra le 4 e le 5 ore. Il peso totale della bicicletta è di 23,5 kg e la sua portata è di ben 120 kg, quindi adatta a persone di qualunque statura e di qualunque peso. Anche il portapacchi ha una portata massima di 25 kg, che non sono pochi, e un aspetto molto interessante di questo modello di bicicletta è che ha ben 4 modalità di utilizzo. Potete utilizzarla sia in modalità classica, quindi senza l'ausilio della pedalata assistita, come se fosse una bicicletta normalissima. Come seconda modalità potete abilitare la pedalata assistita, che vi aiuterà quindi quando voi andrete ad agire sui pedali. Abbiamo anche la modalità completamente elettrica, praticamente la bicicletta va da sola, e poi abbiamo una quarta modalità con una velocità limitata a 6 km/h che serve per quando trasportiamo la bicicletta e ad esempio stiamo facendo una salita. Se noi accompagniamo la bicicletta a piedi, possiamo farci assistere con questa modalità a bassa velocità, che ci aiuterà appunto a scavalcare anche delle pendenze impegnative. La linea della bicicletta è molto accattivante e moderna e in tutta onestà, vista dal vivo e toccata con mano, questa linea è molto più bella di come possa apparire in fotografia. Inoltre è una bicicletta molto robusta, la sentiamo proprio toccandola con mano, ci dà proprio una sensazione di robustezza, dovuta anche al telaio pressofuso in lega di magnesio. Sul lato sinistro del manubrio, oltre alla leva del freno, abbiamo il campanello, un classico campanello, e abbiamo il computerino di bordo che serve appunto a stabilire quale modalità vogliamo utilizzare. Qui abbiamo tutte le chiavi e il cacciaviti necessari per poter montare tutti i vari accessori della bicicletta. Abbiamo tutte le chiavi a brucola e quindi anche questo accessorio che è in dotazione è molto comodo. Andiamo adesso a montare i pedali facendo bene attenzione alla lettera L, left and right, quindi le montiamo nella giusta posizione. Quindi avvitiamo il pedale destro e quello sinistro facendo attenzione alle lettere L, L. E con la chiave in dotazione andiamo a stringere i bulloni. Sul lato destro invece abbiamo la leva del freno posteriore e questo pulsante che serve per cambiare le marce e le velocità. Praticamente serve per stabilire quanta assistenza vogliamo alla nostra pedalata. Ecco quindi svelata la nuova arrivata in casa Tickets. Come potete ben vedere, al momento ne abbiamo presa una sola. Dobbiamo testare bene i suoi reali consumi, quanto tempo ci vuole effettivamente per ricaricarla. Noi abbiamo una power station molto potente, la nostra Bluetti AC200 Max, con la quale dovremmo ricaricare anche più volte senza problemi questo modello di bicicletta. Volevamo essere anche sicuri che questa entrasse agevolmente sotto il garage del nostro van. La testeremo molto approfonditamente e qualora dovessimo rimanere veramente soddisfatti ce ne procureremo una seconda, in modo tale che sia io che Marta potremmo utilizzarle quotidianamente durante i nostri spostamenti. Ma veniamo al dunque, andiamo subito ad accendere e vediamo che cosa succede. Accendiamo il computerino,
Benissimo, qui abbiamo il livello di carica della batteria e a questo punto non resta che fare la prima prova su strada. Bene, siamo partiti e già il contachilometri ci dice la nostra velocità. 6, 7, 8, piano piano aumento la velocità. Faccio la prima prova senza l'assistenza della pedalata. Comunque la bici è molto comoda, bisogna dire che si pedala molto bene e anche la stabilità su strada è molto buona. Ora ho provato a inserire la prima marcia e come vedete abbiamo già l'assistenza alla velocità. La bicicletta sta già andando e trovandomi in un punto di salita devo dire che è una sensazione bellissima. Faccio zero fatica e vado in salita in bicicletta senza nessunissimo problema. Sono ripartito, sono in salita e la bicicletta va come una scheggia. Siamo già a 16 km/h, in base a quanta pedalata gli do questa va senza problemi. Sensazione di guida veramente eccezionale. Ora ho messo l'impostazione sulla seconda velocità e la bicicletta sembra andare ancora più veloce. Una sensazione di guida veramente eccezionale. Ora ovviamente poi per la sicurezza ci doteremo anche di un caschetto, perché è sempre bene andare in sicurezza. Quando si pedala con queste biciclette elettriche la prudenza non è mai troppa. Anche la frenata sembra che reagisca molto bene con i freni a disco. E quindi su a tutta birra! Che potenza! Siamo in salita e la bicicletta reagisce molto bene. Che spettacolo! Bene, a questo punto è giunto il momento di riporre la bicicletta sotto il nostro garage. Vi facciamo vedere com'è facile chiuderla e posizionarla sotto al letto, ad esempio, di un van come il nostro. Dopo aver spento la bicicletta basta semplicemente premere il tasto rosso, aprire la leva di sblocco e ripiegare in due la bicicletta. Come vedete ci aiuta molto il piedino di stazionamento centrale, che ci permette di richiudere tutto in maniera molto semplice e veloce e accurata.
Come potete vedere, in 5 secondi ho messo la bicicletta sotto al garage. Ovviamente ci saranno poi da svitare di nuovo i pedali e la sella si può sfilare per poter ottimizzare lo spazio che questa va ad occupare. Veramente un prodotto molto valido. L'unica pecca che forse avrei preferito avere, una borsa all'interno della quale poter richiudere la bicicletta senza che questa possa andare ad ostacolare gli altri oggetti all'interno del nostro garage. Dobbiamo ora solamente capire se qua dentro ci possono entrare ben 2 biciclette, anche perché non abbiamo solo queste, noi abbiamo tantissimi oggetti, abbiamo la cassetta degli attrezzi, la power station, la scala e tante altre piccole cose. Ed ecco quindi la necessità di fare le dovute prove del caso. Questa bicicletta ci è piaciuta molto e sono sicuro che la sfrutteremo molto a lungo. Faremo le prove anche prossimamente, sia io che Marta, la proveremo tutte e due e poi chi lo sa, prossimi giorni faremo anche altre prove. Testeremo anche la durata della batteria. Sulla carta dovrebbe avere un'autonomia di ben 40, quasi 50 km. Ovviamente tutto dipende dal vostro peso, dalla pendenza delle strade e dalla modalità in cui viene utilizzata la bicicletta, perché come detto abbiamo ben 4 modalità di utilizzo. A questo punto direi di chiudere questo video. Se siete interessati a questa bicicletta, la DU-C2, trovate tutti i dettagli giù in descrizione. Trovate il nostro link attraverso il quale potete eventualmente anche acquistare questa bicicletta. Il prezzo non ve lo dico perché ovviamente in base al periodo in cui andrete a guardare questo video può darsi che ci possano essere delle variazioni di prezzo. Vi dico solo che è in linea con tutte le altre biciclette della stessa categoria, per cui non posso dire altro che il prezzo sia effettivamente allineato con le caratteristiche sia tecniche che costruttive che di qualità della bicicletta stessa. Io vi saluto qui. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non vi perdete i prossimi video. Un saluto da me e da Marta e anche dal nostro mitico Charlie. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!